Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi andiamo a fare una lettura sulla tua situazione e possibili sviluppi, utilizzando il metodo della croce celtica. Quindi, in un primo momento vediamo chi sei tu e di quale situazione devo parlarti, per poi sviluppare la lettura con il metodo della croce celtica. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, andiamo a scoprire il tuo futuro prossimo con questa croce celtica. Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo dal titolo Futuro prossimo con la croce celtica. Oggi Kitty non è potuto essere con noi nella premessa perché fuori c'è un temporale pazzesco ed era visibilmente stressato, quindi, ho preferito insomma lasciarlo tranquillo e ci sarà poi nuovamente nel prossimo video. Torniamo a noi, 3 varianti. Vi ricordo che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere dalla data di pubblicazione. E se mentre guardate il video vi compaiono i sottotitoli, potete disattivarli direttamente dal player di YouTube, c'è un tasto apposito, mi sembra ci sia scritto CC sopra, perché vengono aggiunti in un secondo momento sul video, e se non vi servono capisco che possono essere fastidiosi, quindi se volete potete disabilitarli. Variante numero 1, orologio, il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante che ci gusta. Stellina, che sono i sogni per la nostra variante numero 2. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il cuoricino, che simboleggia la passione. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti e andiamo a farci questo futuro prossimo con la croce celtica. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, orologio. Iniziamo con te. Suerte, orologio per te. Andiamo a vedere innanzitutto chi sei tu. Chi è l'orologio? Orologio, sei un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Orologio, chi sei tu? Sei un qualcuno che vive, secondo me, di passioni con questo diavolo. Sei una persona che si appassiona facilmente, che fa le cose, ecco, per passione e non semplicemente tanto per farle, ci si dedica tutta se stessa, ecco, quando crede veramente in un qualcosa. E qua penso che ci sia un qualcosa in cui tu hai creduto veramente tanto,
ma che allo stesso tempo, ti ha portata o portato, secondo me, a sperimentare un po' una sensazione, di sofferenza al cuore, allo stesso tempo, posso dirti che, ehm, sei una persona che ama stare in compagnia, sei una persona allegra, positiva, ehm, puoi essere anche un chiacchierone, una chiacchierona, ehm cos'altro posso dire di te? Che penso che questa stesa, e ho già capito, a vedere così, voglia parlarci di sentimenti, perché ci sono loro. Ehm, Circa questi sentimenti, io penso che tu adesso come adesso possa trovarti in un momento, dove, sei abbastanza, mhmm, io ho questa regina di spade, sto cercando il termine giusto. Puoi essere abbastanza, con i piedi per terra sicuramente, abbastanza smaliziata o smaliziato, credi solo, a quello che vedi e non così tanto ai sogni, ecco. Nel senso che ti vedo realista, ti vedo, insomma, una persona che sì, ha sicuramente un desiderio che qualcosa evolva, ma allo stesso tempo sei molto realista, ecco, circa ciò che dovrà avvenire, Sei realista, ma con questo 9 di spade mi viene da dirti che potresti, talvolta, sperimentare dei momenti di stress abbastanza importanti, nonché, magari soffrire anche un pizzico di insonnia qualche volta. Non a caso c'è questa carta del matto che, ci parla appunto, per me sentimentalmente parlando, di una certa magari incertezza, o instabilità. Penso che tu ti stia relazionando con una persona più giovane di te, o, abbastanza immatura ancora, Una persona che ha sicuramente un bel caratterino con questo imperatore, un qualcuno che vuole, fare cosa dice lui, quando vuole lui, come vuole lui, Però qui abbiamo la coppia, imperatore e imperatrice. Abbiamo sicuramente, sentimentalmente parlando, delle certezze a mio avviso, E io penso che tu stia vedendo questa stesa perché vuoi capire come evolve questa situazione con questo imperatore, e adesso con la croce celtica andiamo ad approfondire, ciò che abbiamo visto in questa prima stesa per te. Abbiamo un imperatore e un'imperatrice. Vediamo, situazione presente. Per l'orologio. Penso che, adesso come adesso tu stia sperimentando, ehm, questo sentimento quasi di abbandono, un qualcosa dove potresti sentirti abbandonata o abbandonato, Vediamo che cos'è che influenza, diciamo, qual è un po' la causa
di questa sensazione di abbandono che tu stai provando. Ehm, Ti dico questo, circa questa sensazione di abbandono, ehm, devi sapere che ho questo 10 di denari. Fondamentalmente, dovresti considerare che, ehm, hai delle certezze circa questa situazione, perché per me un 10 di denari sono certezze. Forse sei tu che, ti stai facendo influenzare, con dei pensieri negativi circa questa situazione, piuttosto che magari, ecco, ci sono, dei dubbi, delle incertezze. Sai, si dice che quando siamo amati non dubitiamo di niente, ma quando amiamo però dubitiamo di tutto. E vista questa seconda carta, non vorrei che fossi tu che stai dubitando, ma che, fondamentalmente, non ce ne sia poi motivo, adesso andiamo a vedere dove ci stiamo dirigendo, verso cosa stiamo andando, per l'orologio. Stiamo andando verso dei progetti, verso un qualcosa che, con questa persona che abbiamo visto qua, e tra l'altro ti dico che potrebbe essere un possibile segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni, si sta andando verso dei progetti, verso un qualcosa da fare insieme, perché qua mi stanno proprio, dicendo una cosa di questo tipo. Adesso vediamo, quali sono, diciamo, le situazioni del passato, che, hanno portato, a questa, situazione presente. Cioè, andiamo a vedere nel passato che cosa è successo. È possibile che voi abbiate vissuto, dei momenti di stanchezza dovuti, diciamo ad un qualcosa che deve essere successo nella vostra relazione. E adesso andiamo a vedere, quali sono questi avvenimenti recenti. Per l'orologio. Avvenimenti recenti. Penso che un qualcuno di voi 2 sia diventato stranamente misterioso e ambiguo, con questa carta. Probabilmente sono stati fatti dei progetti, state, diciamo, dette determinate cose, o comunque circa questa situazione, per gli avvenimenti recenti io qua ci vedo, un po' di ambiguità, E adesso vediamo quali sono un po' le previsioni future per questa situazione. Guarda, te lo dicevo già prima, io qua ci vedo che tu puoi essere relazionata, con un uomo o con una donna, più giovane di te, o dove può esserci magari una differenza, di età, anche importante, qua questa è un po' l'influenza futura, ecco, diciamo, di questa stesa. E qui abbiamo un fante. Per me, questa persona, vuole, diciamo, portare avanti dei progetti, condividere sicuramente delle situazioni, con te. Devi però considerare che
innanzitutto, per me un fante di denari sta a significare lentezza, nonché anche, magari un pizzico di immaturità, Mhmm, può essere che questa persona sì ha delle intenzioni, ma che allo stesso tempo manchi un po' di slancio, un po' di iniziativa e proprio per questo, ora capisco quali possono essere questi dubbi, che tu puoi avere, questa mancanza di certezze, però non dovrebbe essere così, mh? Adesso parliamo di lui o di lei. Chi è questa persona? Come ce la descrivono? Questo lui o questa lei in questione, è un qualcuno che, molto probabilmente non ha ancora metabolizzato, delle situazioni passate. Qui ci sono degli strascichi, con questo 5 di coppe, di un qualcosa non completamente metabolizzato, a mio avviso. Vediamo quali sono un po' i fattori che influenzano, questo lui o questa lei. Beh, orologio, qua stiamo parlando, di un'anima gemella o di una fiamma gemella o di un qualcuno, verso il quale tu senti, una passione, un'attrazione incredibile, e questa cosa è reciproca, quindi, posso dirti che ciò che influenza, diciamo, questa vostra relazione è sicuramente un'energia di anime o fiamme gemelle, questa carta è molto significativa, e penso che tu mi abbia capita, e vediamo quali sono le emozioni di questa tua anima o fiamma gemella. Quali sono le emozioni? Beh, non a caso abbiamo un 2 di coppe, era inevitabile, questa persona è innamorata di te. Tu sei, innamorata o innamorato di lui o lei, e vedendo questa carta mi viene da dirti che, si dice che in guerra come in amore, per concludere, bisogna guardarsi da vicino, questo lo diceva, mi sembra, Napoleone, Quindi orologio, guardiamoci da vicino, perché, diciamo, con queste carte, qui stiamo parlando della tua persona, mi sembra che non stia aspettando altro, e una carta per il risultato finale. Vediamo che cosa ci dicono. Abbiamo questo eremita. I tempi sono maturi, orologio, quindi qualsiasi sia, diciamo, questa situazione, queste dinamiche attuali di questo tuo rapporto, posso dirti che con questa eremita per me i tempi sono maturi. Questa persona sta pensando, tu stai pensando, quale sia, diciamo, la cosa più giusta da fare, quale sia, ecco, il prossimo passo, circa la vostra relazione, e
Tanti possono pensare che la carta dell'eremita stia a significare distacco. Sì, è vero, ha anche questo significato, però alla fine di questa stesa per me sta a significare maturità, mh? O che c'è bisogno di affrontare questa situazione con maturità. E penso che sia giunto il momento di farlo, orologio. E questo era un po' quello che questa stesa voleva dirti. C'è una persona per te, una persona che ha dei sentimenti, una possibile fiamma gemella o anima gemella, e direi che l'evoluzione, anzi per questa evoluzione, i tempi sono decisamente maturi. Prendo ancora una carta degli arcani maggiori per te. Un consiglio finale. Per l'orologio. Abbiamo questa carta della morte, c'è bisogno di cambiare un qualcosa, forse c'è un qualcosa che deve cambiare e sicuramente tu sai di che cosa si tratta, perché la carta della morte sta a significare quello, trasformazione, cambiamento, un qualcosa che deve essere lasciato andare, magari un atteggiamento, un modo di fare, qualcosa che assolutamente deve cambiare, per far sì che questa situazione possa evolvere come loro ci hanno fatto vedere. Ok, orologio? Ti dico adelante. Stellina. Suerte per te. Andiamo a vedere che cosa ci dicono di te. Intanto riaccendo uno di questi incensi perché mi piace che ci sia, ecco, sempre questo incenso acceso. Voilà. Vediamo per la stellina, chi sei tu? Stellina, sei di un segno d'acqua per me, Cancro, Scorpione, Pesci, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Qua cosa mi dicono di te? Che sei una persona molto altruista, dedita, secondo me, anche al prossimo, che magari puoi fare, ecco, anche un lavoro o un qualcosa a favore degli altri, e sei un qualcuno che di recente si sta impegnando molto in una situazione, ci stai mettendo proprio tanto del tuo, per un qualcosa, per un qualcuno. Io qua ho questo Re di Spade, poi andiamo a vedere man mano nella stesa che cosa ci dicono, e penso che tu sia prossima o prossimo a fare sicuramente o un viaggio o un cambio di casa, un viaggio anche abbastanza distante, lo vedo con questo carro. E sì, credo che qua questa stesa, e anche poi la croce celtica che faremo dopo, voglia parlarti
mhmm, di un possibile segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o un qualcuno che ha un ascendente in uno di questi segni, che in qualità di Re di Spade è una persona, che secondo me poco dimostrativa, anche talvolta abbastanza, spiacevole magari, in certi atteggiamenti il Re di Spade, nonché poco dimostrativa, magari poco propensa a dare delle soddisfazioni, e verso il quale io ci vedo che tu potresti, ecco, avere, diciamo, delle grandi aspettative da questo Re di Spade. Qua, prima di mettere giù questa, mi balza all'occhio questa torre, questa chiusura che potresti aver sperimentato in una situazione con qualcuno, non necessariamente con la persona che ti ho detto prima. Magari è sicuramente un qualcuno, verso il quale tu hai fatto tanto, hai dato, vedi? Ed in cambio però c'è uscita questa chiusura. Stellina. Sicuramente penso che tu possa essere in questo momento alla ricerca di certezze, e questa mancanza di certezze possa lasciarti piuttosto titubante, su cosa è meglio fare o non fare. Di fatto, sentimentalmente parlando, io ci vedo questa carta dell'appeso, dove possibilmente potresti essere in una situazione dove in questo momento ti senti come se, insomma, non andasse né avanti né indietro. E adesso andiamo a farci questa stesa con la croce celtica per capire perché ci hanno fatto vedere questo per te e qual è un po' questo futuro prossimo, l'esito della situazione per la stellina. Vediamo, situazione presente. Abbiamo questa carta della stella, vedi, c'era già uscita anche qua. Io penso che tu ti sia fatta delle grandi aspettative circa una situazione che può essere con una persona, ma non solo. Tu pensa, ecco, che potrebbe essere anche verso un'altra situazione, e quella la sai tu, però ci sono grandi aspettative, quindi la situazione presente sono grandi aspettative per me. E adesso vediamo che cos'è che sta influenzando in questo momento queste grandi aspettative che ci sono. C'era già uscita prima questa carta, E queste grandi aspettative, adesso come adesso, sono un po' influenzate da questa energia, secondo me, di abbandono. Per me l'8 di coppe sta a significare abbandono. Non a caso è possibile che questa torre che ci è uscita prima qua faccia proprio riferimento a questo. Quindi stiamo sperimentando una sensazione di abbandono, e andiamo a vedere verso dove stiamo andando però, E beh, insomma, qua abbiamo un 10 di coppe e stellina, stiamo andando verso un qualcosa di decisamente concreto, con questa persona.
o con questa situazione, lo sai tu. Per me un 10 di coppe è un consolidamento, è un qualcosa che, insomma si ottiene. Adesso capisco perché, ci sono per te queste grandi aspettative. Probabilmente sei un qualcuno che, insomma, dotato di un ottimo intuito, un grande istinto, Qua ci parlano, ecco, di un qualcosa che si concretizza, che si evolve, a mio avviso, alla grande, a prescindere da questa sensazione di, chiamiamolo abbandono, che stai sperimentando in questo momento. Andiamo a vedere il passato, che cosa ha influenzato, diciamo, nel passato questa situazione. Penso che circa questa situazione in passato, ecco, si possono essere verificati degli episodi dove, o qualcuno si è trattenuto nei tuoi confronti o viceversa tu ti sei trattenuta o trattenuto, verso questa situazione. Quindi c'è nel passato, diciamo, un trattenersi, un non essere completamente liberi, disinvolti. Vediamo gli avvenimenti recenti però, perché in passato ci si tratteneva. Vediamo adesso. Ci si tratteneva, perché secondo me con questo 5 di denari, ci parlano di una situazione, dove, si sperimentavano delle mancanze. Le mancanze possono anche essere economiche, possono anche esserci dei problemi economici, diciamo che, questa carta può far riferimento anche, alla mancanza dell'altra persona, all'impossibilità, ecco, di stare insieme. Fondamentalmente è una carta che ci parla di mancanze, quindi questi avvenimenti recenti, ci parlano di mancanze. Andiamo avanti, vediamo a che cosa portano queste mancanze. Per la stellina. Portano ad essere, molto stressati, qui è un 9 di spade, che ci parla di ansia, stress, insonnia, nonché una possibile, dipendenza affettiva, e se stiamo parlando di una situazione, a sperimentare sicuramente qui, uno stress, abbastanza importante, che non è mai positivo. Andiamo a vedere nello specifico questa persona in questione o questa situazione. Che cosa ci dicono? È possibile che, qui ci sia, una persona, fisicamente distante da te, o che pure questa situazione faccia riferimento, ad un posto lontano, con rispetto a quello che potrebbe essere il tuo. Qui ho questa carta del mondo, quindi se è una persona, questa persona è distante in questo momento da te, e se è una situazione fa riferimento ad un qualcosa, che non è in prossimità tua. Ecco, mi viene da dirti questo. Andiamo a vederci
un po' i fattori ambientali, che cosa sono? Ciò che influenza, ecco, questa persona o questa situazione. Mh. Nella vita di questa persona o in questa situazione, a mio avviso, potrebbe esserci una persona, ehm, di un segno di fuoco per me, Ariete, Leone e Sagittario, che potrebbe diciamo, ehm, influenzarla se vogliamo, ehm, a mio avviso circa delle scelte o, uhm, in un qualcosa che fa riferimento alla vostra situazione, Ciò che potrebbe anche voler dire questa carta è che questa persona potrebbe provare per te una forte passione, una forte attrazione. Per me una regina di bastoni sta a significare anche questo, Quindi o c'è un qualcuno di un segno di fuoco che, insomma, influenza questa persona nelle scelte o in quello che è un po' la vostra situazione, o a sua volta è lui che che prova una passione indescrivibile per te, stellina, Vediamo le emozioni circa voi. 10 di denari. Penso che qui ci sia un qualcuno che talvolta, può fare le cose anche un po' per convenienza, nel senso che, rapportarsi con le persone guardando anche un po' la convenienza delle cose, fondamentalmente un qualcuno che potrebbe essere un po' materialista. Carta del risultato finale, che son curiosa anch'io, vediamo che cosa ci dicono. Abbiamo un cavaliere di spade. Stellina qua, se questa stesa fa riferimento a una persona nello specifico, c'è un qualcuno che sta guardando un po' la sua convenienza, ecco, ciò che è, fondamentalmente quello che interessa a lui, se ti stai rapportando con questa persona sappi che, questa persona, è mossa verso di te da una gran bella passione, questo sicuro. Allo stesso tempo, ecco, io lo vedo una persona molto materialista, molto improntata su ciò che la fa stare bene, su ciò che fondamentalmente interessa a lui o a lei, questo cavaliere di spade è un po', diciamo, l'esito di questa stesa. Un qualcuno che, sicuramente in questo momento, come ti posso dire, potrebbe essere poco propenso a magari a dare delle soddisfazioni, nonché, un qualcuno, anche secondo me un pochino incapace di amare, mosso tanto dalla passione, ma per il resto, insomma, il cavaliere di spade per me manca un po', da quel lato lì. E qualora invece, stessimo parlando di un'altra situazione, penso che ci sia ancora
insomma da sudare un pochino, per riuscire ad arrivare a un dunque. Adesso voglio andare a dirti con gli arcani maggiori ancora, diciamo un messaggio, un qualcosa, circa questa stesa che abbiamo fatto adesso. Ne metto giù ancora una. In base un po' a quello che ho visto però, mi viene da dirti che la vita a volte sceglie la musica, anzi non a volte, la vita sceglie la musica, ma siamo noi che scegliamo come ballarla, e tu m'hai capita, stellina. Vediamo cosa ci dicono per te gli arcani maggiori. Abbiamo questa carta del matto. Per me negli arcani maggiori il matto sta a significare voglia di libertà, voglia di qualcosa di nuovo, voglia di anche un nuovo inizio, ma con dei presupposti diversi. Una cosa di questo tipo, e in base un po' a quello che abbiamo visto, grandi aspettative, sì, ma qualora si trattasse di un nuovo inizio, con dei presupposti diversi, e se così non fosse, io ci vedo per te questo desiderio, questa voglia di libertà, questa voglia di sfuggire da una realtà che magari non senti tua. E tu m'hai capita, stellina. Questo era per te. Ti dico adelante. Adelante, stellina. Cuoricino. Suerte per te. Andiamo a farci questa stesa, questo futuro prossimo, con il metodo della croce celtica, però prima vediamo chi sei tu, cuoricino. Cuoricino, per me puoi essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma anche di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Per il cuoricino ci dicono subito che sei una persona che ha in questo momento sicuramente delle possibilità, vedi? Me lo stanno facendo vedere qui. Delle possibilità, nonché anche dei valori nelle cose. Sei una che comunque crede nella famiglia, crede in quello che appunto possono essere i suoi valori, e per questo si ingegna per portare avanti con questo mago le cose nella maniera più giusta. Mi viene anche da dirti che tu potresti essere una persona che ha delle attitudini in ambito esoterico, nonché magari una, diciamo, predisposizione o un'intuizione bella forte, particolare, di quelle persone che magari pensano a una determinata cosa e dopo un po' di tempo la vedono, diciamo, succedere un po' come l'hanno pensata. Potresti anche essere a tua volta una cartomante, o avere questa passione per i tarocchi. E questa stesa per te, penso che ci voglia
parlare mm, di un qualcosa a livello familiare, dove adesso come adesso è come se ci fosse un vincolo, potrebbe anche essere economico, o con una persona. Io qua vedo che tu ti stai relazionando, con un qualcuno, qui abbiamo un re di coppe, carta del sole, molto innamorato o innamorata di te. Oppure, ecco, se fa riferimento a una situazione, c'è un qualcosa, diciamo nella tua vita adesso come adesso, che ti appassiona, sei innamorata del tuo lavoro, sei innamorato o innamorata di questa situazione, insomma, se è una persona, qui c'è un qualcuno che ha dei gran bei sentimenti per te, però sulla famiglia un qualcosa che vincola. Mh. Guarda, non a caso c'è uscita la carta degli innamorati con il 3 di coppe, che è festeggiamento, celebrazione, e penso che, tu stia guardando questa stesa perché circa, questa relazione sentimentale che tu hai, c'è un qualcosa che da tempo la vincola. Io vedo questo, vedi c'è questa ruota, il ripetersi delle situazioni, delle cose, un vincolo. Qui abbiamo proprio re di coppe, il sole. Questa persona potrebbe essere è di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. C'è titubanza però circa un qualcosa che vincola un po' questo vostro rapporto. E adesso andiamo ad approfondire con il metodo della croce celtica. Vediamo la situazione presente. Con questo set di spade ho l'impressione che, ci sia un qualcuno che sta ingannando, o ti senti ingannata o ingannato, o c'è qualcuno, nella fattispecie queste persone che stanno vincolando, che ingannano. Per me un set di spade sta a significare quello. Vediamo come questo set di spade, ecco, influenza la vostra situazione o questa situazione nello specifico. Ma qui diciamo che con questa carta dell'anima gemella e della fiamma gemella, a prescindere da ciò che può influenzare questa situazione, poco importa, perché comunque fra di voi c'è un qualcosa che nessuno, ecco, può andare a rovinare o interrompere. Di fatto vedi, si dice che il vero amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. E io penso, che voi 2, stiate guardando insieme nella stessa direzione, e allo stesso tempo, però ecco, ci sia un qualcuno od un qualcosa, ecco, che limita la vostra relazione. Adesso andiamo a vedere verso che cosa stiamo andando, qual è la meta
mm? Per voi due o per questa situazione. Allora, io ci vedo qua un po' di pigrizia, nell'andare a risolvere questi limiti. Qui c'è un 4 di coppe. Sappiamo che dobbiamo fare una determinata cosa, ma c'è apatia, pigrizia, non ci muoviamo per farla. Vediamo il passato di questa situazione. Che cos'è che ha influenzato questo presente? In passato. Penso che il problema sia una persona nello specifico e che possa dipendere da una relazione precedente. Qui abbiamo questa persona che in passato e tuttora anche nel presente va ad influenzare un po' in maniera diciamo causando incertezze, causando delle titubanze e non solo in passato, può essere anche adesso. Vediamo adesso quali avvenimenti recenti possono esserci, diciamo, stati e possono aver portato, diciamo, alla situazione attuale. Vediamo. Allora, qua c'è bisogno di fare una scelta. State facendo una scelta, stai facendo tu una scelta circa la vostra diciamo situazione. È necessario scegliere da che parte si vuole stare o da che parte si vuole andare. Vediamo questa scelta come influenzerà in futuro, ecco, la vostra situazione. Io penso che qua con questa regina di spade sia necessario mettersi un po' sulla difensiva, ecco, circa questo qualcosa che va a ostacolare la vostra relazione o questa situazione in essere. Bisogna mettersi sulla difensiva, nonché un pizzico magari sul piede di guerra, rivendicare i propri diritti. Ecco, mi viene da dirti questo. Vediamo la situazione in essere o questa persona. Chi è? Penso che sia un qualcuno che fa parte della famiglia. Mi viene da dirti questo. Un qualcuno di famiglia o un qualcuno a stretto contatto con questa situazione che può essere appunto a livello familiare o la famiglia di questa persona che dicevamo prima per te. Vediamo i fattori, diciamo, fattori si dice ambientali, quelli che vanno a influire sulla situazione in questo momento.
sensazione di tradimento qui ho, un 3 di spade. Penso che qua qualcuno si sente tradita o tradito, e questo va ad influire sicuramente, su questa situazione. Andiamo a vedere adesso le emozioni più intime, Vediamo che cosa ci dicono. Guarda, posso dirti che ciò che tu senti, cuoricino, circa questa situazione, sicuramente è vero. Cosa significa? Che devi dare seguito alle tue sensazioni con questa carta, e allo stesso tempo questa persona sicuramente, dovrebbe, dare seguito alle proprie emozioni, alle proprie sensazioni circa la vostra situazione, e per far sì, diciamo che, questo vostro rapporto o questa situazione, ecco, possa sicuramente andare per il verso giusto. Vediamo l'esito, il risultato finale di questo istinto che ci fanno vedere nella carta della sacerdotessa. Beh, non a caso la giustizia. Si va a ritrovare un equilibrio. Qualunque sia la situazione, che sia, ecco, sentimentale o che sia lavorativa o economica o quant'altro, lo sai tu, con questa carta della giustizia si va a ritrovare un equilibrio, quindi qui bisogna seguire, diciamo, il proprio istinto, bisogna abbandonare queste sensazione, questa energia, ecco, di sofferenza al cuore, tradimento, sensazione di tradimento, mettiamoci dentro tutto, per andare a ritrovare un equilibrio in questa tua situazione, cuoricino. E adesso voglio mettere ancora giù una carta degli arcani maggiori per te, per darti un po', diciamo, un consiglio finale. Purtroppo sì, esistono queste persone che tendono ad ingannare, tendono ad intromettersi, magari andando a rovinare ciò che di bello potrebbe esserci nella vita degli altri. E però bisogna, secondo me, anche imparare a tutelarsi. Vediamo un po' cosa ci dicono per te gli arcani maggiori. Anche qua c'è uscita questa carta della morte, che sta a significare trasformazione e cambiamento. E in funzione di questo ritrovato equilibrio che loro ci fanno vedere qua per il futuro prossimo, io penso che anche qua sia necessario cambiare determinate dinamiche di comportamento verso una persona nello specifico o persone che si stanno intromettendo, ecco, in questa situazione. Se c'è un qualcuno che ti limita, se ci sono delle persone che limitano una relazione, andrebbero a mio avviso tagliate fuori. Allo stesso modo, se invece magari non parliamo di sentimenti e ti senti limitata o limitato in una situazione, devi dare, secondo me, un taglio a certe dinamiche che vanno a compromettere la buona riuscita di ciò che ti sta a cuore, perché io nella carta, nell'arcano maggiore della morte ci vedo questo. Ok, cuoricino? E questo era per te. E
come al solito ti dico adelante. Voilà, con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita. Probabilmente nel mese, di agosto, non registrerò perché vado un pochino in ferie, però ci rivediamo sicuramente a inizio settembre. E per adesso vi saluto dicendovi: cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!